Amanti del fantasy che hanno già visto tutto? Gli anni 90 sono stata una buona decade che aprì nel decennio successivo, all'età dell'oro di questo genere. Ma quanti titoli sono poco conosciuti e nonostante tutto dei grandi film? Seguitemi alla scoperta di questi nuovi 10 riassunti e fatemi sapere nei commenti se me ne sono perso qualcuno. Ma prima di iniziare, di fianco a ogni titolo troverete un logo della piattaforma dove guardarlo, forse a catalogo, forse a pagamento. Se vedrete un punto di domanda, provate a cercarlo direttamente su YouTube o in maniera alternativa, in attesa che arrivi a casa il vostro DVD. Amico. Ma la malvagia fata genetica non rinunciò a completare il maleficio e condannò il povero piccolo Crank a non sognare mai. In un mondo decadente e senza tempo, dove la nebbia avvolge strade sporche e fatiscenti, sprofondiamo in un incubo steampunk oscuro. Crank è uno scienziato dai molti doni, che più definirebbero arrivare da un'altra dimensione. Non riuscendo a vivere di immaginazione, rapisce bambini per rubare i loro sogni e sottrarsi così all'invecchiamento. Ma quando il piccolo Henry viene rapito, il fratello maggiore, Juan, un gigante dal cuore buono interpretato da Ron Perlman, si lancia in una missione disperata per salvarlo. Non eravamo rimasti d'accordo per una mezza dozzina? Mi dispiace, ma sa com'è. Diventa sempre più difficile. La gente è diffidente, riempie i muri di manifesti. Ad aiutarlo ci sarà Miette, una ladra orfana astuta e coraggiosa che conosce tutti i segreti della città. Insieme dovranno attraversare un labirinto di trappole e illusioni per raggiungere la fortezza di Crank, circondata dal mare e popolata da esseri inquietanti, cloni, cyborg e creature deformi. È il cuore stesso del suo esperimento. Ah, lei è il collezionista di mostre. Un viaggio in un sogno distorto, dove l'immaginazione si mescola alla tecnologia in un incubo che sembra uscito dalla mente di Terry Gilliam. Un grande film che ha ricevuto molto, fin troppo meno, di quello che avrebbe meritato. Orlando sembrerebbe destinato ad avere il ritratto alla parete, ma quando egli, cioè io, nacque, era alla ricerca di qualcosa di diverso. Quando la regina Elisabetta comanda a Orlando di non invecchiare e non appassire mai, lui mestamente risponde: obbedisco, segretario. Basata sull'opera di Virginia Woolf, che esplora il cambio di identità e di genere, vede la migliore interpretazione di Tilda Swinton, dopo però quella di Constantine. La storia segue la vita di Orlando e dei suoi primi 400 anni di vita. Una vita che, più alla ricerca dell'amore, desidera la fuga da un'eternità di solitudine, in un'opera che rende omaggio all'introspettività, quel genere di 7.1 su IMDb che secondo me sei in grado di apprezzare in fasi diverse della propria vita, ma che può non essere il cibo preferito di qualcuno in quel preciso momento. Penso che venderà. Riscrivi qualche pezzo. Voglio dire, sviluppa l'interesse per l'amore. Dagli un lieto fine. Un romanzo, così come il film, sicuramente avanti per gli anni in cui uscirono, ai quali però viene data una pesante impronta dalla nostra contemporaneità, magari a volte eccessiva, magari, nonostante tutto, che va a toccare dei giusti argomenti. Ma come il film ci insegna, l'importante non è correre, non ricercare il brillare a tutti i costi, ma semplicemente l'essere felici con se stessi. Io ci aggiungerei anche senza fare del male al prossimo. Questo è un biglietto magico. L'ho avuto da un grandissimo mago indiano, che a sua volta l'ha avuto da un grandissimo mago tibetano. È il passaporto per un altro mondo. Quanto vorrei avere quel biglietto dorato, e chi non sognerebbe di poter entrare su un ponte ologramma di Star Trek o di vivere dentro uno dei nostri film preferiti. Vabbè, magari non proprio tutti i nostri film preferiti. In questa dichiarazione d'amore al cinema d'azione anni 80 e 90, John McTiernan, regista di Predator e Die Hard e di un altro titolo in questa lista, ci racconta la storia del giovane Danny Madigan, un ragazzo di New York con una passione sfrenata per i film di Jack Slater. Un eroe d'azione interpretato da Arnold Schwarzenegger. Quando il proiezionista di un vecchio cinema gli dona un misterioso biglietto dorato, Danny si ritrova letteralmente catapultato dentro il mondo spettacolare di Slater, dove le auto esplodono senza motivo, le battute sono sempre perfette e i cattivi non hanno mai scampo. Il consiglio comunale mi sta rompendo i coglioni per quell'aereo che hai distrutto! Il sindaco sta organizzando una parata dentro il mio fondoschiena per quello che hai combinato sulla spiaggia. Tutti vogliono sapere che cosa sta succedendo, cosa succederà. Hai capito che cosa ho detto? Non è stato chiaro? Ma quando però il biglietto finisce nelle mani sbagliate, il malvagio sicario Benedict scopre il potere di attraversare dimensioni per seguire le sue vere passioni.
Un film al quale sono così affezionato a rivederlo sempre con gioia. Non sono obiettivo sul suo 6.5 su IMDb, che per me dovrebbe essere molto più alto, anche solo per una colonna sonora stratosferica. E adesso, Draco, a chi ci rivolgeremo? Alle stelle, Bowen. Alle stelle. In un'epoca di cavaliere tradimenti, dove la magia è sull'orlo dell'estinzione, per salvarci serve il solito Dennis Quaid, che oramai, come ben sapete, è onnipresente nei miei video. È inevitabile. Bowen, un nobile cavaliere legato all'antico codice della cavalleria, dedica la sua vita a proteggere il giovane principe Einon, ma il ragazzo viene ferito mortalmente a causa di un incidente. Così la madre si rivolge disperata a un maestoso drago amico della casata sovrana, che sacrifica metà del suo cuore per salvarlo. In lui e Bowen c'è la speranza che il giovane cresca come un giusto sovrano. Einon invece è un grande fan di Game of Thrones e cresce prendendo come esempio Joffrey. Deluso e pieno di rancore e non volendo fare la fine di Jon Arryn, Bowen incolpa i draghi per la corruzione del giovane re. Sì, forse è solo colpa mia. Il suo voto di sterminio lo porta a incontrare Draco, l'ultimo drago rimasto, con cui stringe un patto inaspettato. Draco fingerà di essere ucciso e Bowen raccoglierà le ricompense. Ma tra inganni e duelli, battute ironiche e momenti di pura avventura, tra i due nascerà un'amicizia sincera, fino a scoprire che la metà del cuore di Draco è nel corpo del re. Dragonheart di Rob Cohen si porta a casa un onesto 6,5 su IMDb, prima però di realizzare i film per quali tutti lo ricordiamo e che presentavo in un video di qualche mese fa. Dick, sappi che sei entrato in zona Xander. Dopo un tragico incidente, Frank Bannister, interpretato da Michael J. Fox, ha sviluppato la capacità di vedere e interagire con i fantasmi. Oh Gesù, Gesù. E questo che cos'è? Ma che cazzo è questo? Che cos'è questa palla di lardo? Signore, ciambella con crema, signore! Una ciambella con crema? Insieme a un trio di spiriti particolari, sfrutta il suo potere per guadagnarsi da vivere fingendo di esorcizzare case infestate che lui stesso infesta, grazie ovviamente alla complicità dei suoi compari ultraterreni. Sei un verme! Ti servi dei fantasmi per mettere paura alla povera gente e la cosa mi fa fisicamente schifo! Ma quando una misteriosa entità malvagia inizia a mietere vittime reali, Frank si ritrova così coinvolto in un incubo che non avrebbe mai voluto conoscere. Diretto da Peter Jackson, Sospesi nel tempo è una cavalcata con effetti speciali rivoluzionari per l'epoca, che ricorda moltissimo il cinema di Sam Raimi. Con anche un bel 7.1 su IMDb, è sempre bello ricordare un grande attore al quale sono molto affezionato. 5 persone assassinate al garage della 7ª strada e nessuno sa chi sono. È il caso che tu venga qua di colpo. Sto arrivando. Nella città del crimine, dove i vicoli sono infestati da gangster dai volti grotteschi e dove la corruzione diventa fisica nei criminali, c'è un solo uomo che può riportare l'ordine. Dagli addosso, Tac. Con il suo impermeabile giallo e il suo fedelissimo smartwatch, il leggendario detective è l'ultimo baluardo contro Big Boy Caprice, un boss criminale, senza scrupoli, che sta scalando il potere. Tracy si ritrova invischiato in un intrigo che coinvolge una femme fatale dal passato ambiguo, in una delle poche ricordabili interpretazioni di Madonna al cinema. E quindi? Like a virgin. Con il suo stile visivo esplosivo, Warren Beatty alla regia offre il suo omaggio a un fumetto che amava, e con il suo onesto 6.1 su IMDb è quel genere di film che rimane impresso nella memoria per chi l'ha visto da piccolino, e guardandolo ora molto viene perso. Ma le idee dietro le maschere degli antagonisti e l'interpretazione di un sempre enorme Al Pacino rendono questo flick, che comunque vinse 5 premi Oscar, un must watch. Negli anni 30, in un'America che sogna il futuro, ma teme l'ombra di un'altra guerra, un giovane pilota trova qualcosa che potrebbe cambiare tutto quanto. Un misterioso zaino a razzo in grado di farlo volare come un vero supereroe. Cliff Secord è uno spericolato pilota di aerei che si imbatte assolutamente per caso in questa tecnologia rivoluzionaria. Inseguendo il suo sogno di volare, Cliff diventa Rocketeer, un eroe improvvisato che si ritrova braccato da criminali futuri nazisti, agenti segreti e persino da Hollywood che lo vuole contrattualizzare a tutti i costi. Se solo avesse conosciuto il signor Stark e lo SHIELD, avrebbe potuto puntare a un po' di più del suo 6.6 su IMDb.
Richard Tyler è un ragazzino timido e impaurito dal mondo. Ossessionato dalle statistiche sui pericoli di morte, è sempre alla ricerca della sicurezza assoluta. Una tempesta però lo costringe a rifugiarsi in una misteriosa biblioteca che sembra abbandonata, dove incontra un custode amante dei cartoni animati. Il guardiano della biblioteca gli indica alcuni scaffali dove troverà la sua storia preferita. Le illustrazioni si animano e viene improvvisamente trasportato e travolto da un'onda di colori che lo porta in un mondo fantastico dove la realtà si dissolve nell'inchiostro e nella carta. È proprio lui! Un altro con la gamba di legno! A quanto pare è di moda da queste parti. Trasformatosi così in un disegno, dovrà affrontare le pagine di 3 generi letterari: avventura, horror e fantasy, guidato da 3 libri parlanti con cui stringerà poi una bellissima amicizia. Tra pirati, mostri e draghi, Richard imparerà dai grandi classici il coraggio che ancora non sapeva di avere, mescolando un incipit in live action con un film d'animazione è uno dei miei film preferiti di quando ero ragazzino. Forse il mio amore nei suoi confronti viene anche dal fatto che ci saranno 1 o 2 canzoni al massimo dentro tutto il film. Vedete, già da piccolo odiavo i musical. Ha insistito. Da adorare una spada e ne farà un coltello. Funziona. Quando muori, posso darla a mia figlia? Ahmed Ibn Falan Ibn Rashid è un nobile e raffinato poeta di corte che viene esiliato dalla lussuosa Baghdad, inviato come ambasciatore in terre selvagge. Ma il suo viaggio prende una svolta imprevista quando si imbatte in un gruppo di possenti guerrieri norreni che seguono una profezia. 13 uomini dovranno partire per le terre del nord per sconfiggere una minaccia oscura del quale hanno paura persino a dirne il nome. E il 13° guerriero non dovrà essere settentrionale. Così un riluttante Ahmed, dotato del potere di Duolingo Plus, Miei vernic conci domani. Jeknet, Stallerne. Come ha imparato la nostra lingua? Vi ho ascoltato. si ritrova coinvolto in un viaggio verso una guerra contro creature soprannaturali, i Vendol. Ispirato ai miti nordici e al romanzo di Michael Crichton, Mangiatori di morte, il 13° guerriero è un'avventura epica, fatta di personaggi indimenticabili e di così tante frasi a effetto da rivaleggiare con uno dei film di Schwarzi dei tempi d'oro. Senza poi contare, eccola, io vedo mio padre. Quando ero giovane, incontrai una ragazza stupenda su un lago. Attenzione, ehi! Oh. In un viaggio che attraversa l'aldilà, come mai l'abbiamo visto rappresentato, Chris Nielsen, interpretato da Robbie Williams, e sua moglie Annie sono anime gemelle, legate profondamente dal vero amore. Ugo, posso dirti una cosa? Certo. Io ti stimo moltissimo. Ma la loro felicità viene spezzata quando Chris muore improvvisamente a causa di un incidente d'auto. Risvegliatosi in un paradiso onirico dipinto da colori tempera e dalle emozioni della sua stessa immaginazione, Chris esplora un aldilà vibrante, con una gioia incompleta però. Annie, devastata dal dolore, si è tolta la vita e il suo spirito è precipitato in un inferno cupo e desolato. No, io so solo quello che ho visto e non si è mai visto un suicida tornare dall'inferno. Resta in zona, capo. Non hai ancora visto niente. Mentre tutti gli dicono che è impossibile andarla a salvare, Chris si rifiuta di accettare un'eternità senza di lei. E così, con l'aiuto di una guida, intraprende un viaggio impossibile. Al di là dei sogni è una storia visivamente mozzafiato, che mescola fantasy, romanticismo e anche spiritualità. Si porta a casa un bel 7 tondo tondo, in quello che secondo me è uno dei film più magici di Robbie Williams. Spero che questa lista vi abbia dato dei nuovi spunti per le vostre prossime serate. E chissà, magari ti abbia fatto scoprire il tuo prossimo film preferito. Grazie e a presto!